Ciao amici, ben ritrovati. Diamine Sargasso Sea è uno degli inchiostri blu che mi piace di più. Trovo che sia un blu centrato, un blu, se penso al blu, si avvicina alla mia idea moltissimo alla tonalità, al timbro cromatico di questo inchiostro. Un inchiostro che comunque luci e ombre perché va bene da una parte, un po' meno bene dall'altra, però comunque al cuore non si comanda e a me questa tinta piace e quindi è uno di quelli che utilizzo. Allora, cominciamo col dire che non vi parlerò della gamma Diamine, degli inchiostri, del brand, eccetera. Vi andate a vedere il video che vi metto qua nella scheda per affrontare tutte quelle altre cose, in modo che oggi ci concentriamo sugli aspetti, quelli salienti della tinta, dell'inchiostro, della funzionalità. Cominciando dall'analisi organolettrica, stappando questo calamaio che, allora, visto che analisi sensoriale deve essere... no, qui non si può parlare di odore, questa è proprio puzza. Alle mie narici questa è puzza. È un inchiostro che si fa sentire ed è uno dei motivi per il quale vi ho parlato prima di luci e ombre, ma non solo per questo. Però lasciando perdere l'olfatto che comunque insomma ha la sua componente, ma non è poi quella principale, io vedo un blu profondo, un blu vibrante, comunque un blu centrato con qualche nota, sì, questo sì, di violaceo, però ancora comunque compresa nello spettro del blu, questo sempre ovviamente per gli occhi di chi vi sta parlando. Non noto grandi slanci nelle sfumature osservandolo nel calamaio, vedo soltanto la variazione dovuta alla luminosità che la luce a seconda dei riflessi rende un po' più chiara, un po' più scura, però non trovo delle note che esulino dallo spettro principale del blu. Non riscontro nemmeno, ad essere sincero, una viscosità come spesso gli inchiostri Diamine ci hanno abituato ad avere. Vedo un inchiostro abbastanza agile anche a staccarsi dalle pareti, però per esempio a questo non fa riscontro lo staccarsi dal pennino. Quindi attenzione perché questo è un inchiostro che tende comunque ad essiccare, ad asciugarsi e quindi piccole ostruzioni, piccoli problemi facilmente risolvibili sul pennino. In altre parole, se non utilizzate la stilografica per un po' di tempo, lavatela, non lasciatela con questo inchiostro a seccare all'interno perché altrimenti sono dolori quando andiamo a riprenderla. Succede anche qualche problemino quando per esempio la cartuccia sta per finire oppure c'è poco inchiostro nella riserva e magari stiamo lì a ciacolare un po' con la penna aperta, tende a seccarsi un pochettino, quindi attenzione. Andiamo a vedere subito, mettendolo alla prova sulla carta Rodia, come si comporta questo inchiostro che, vi ripeto, è uno di quelli che mi piace molto come tonalità. Ho preso una Montegrappa mia alla quale ho messo un pennino un po' particolare che ora vedrete. Allora, questo è il Diamine. Ecco, guardate, vi ho appena detto, basta lasciarla fuori un pochettino e tende ad asciugare. Infatti vedete che non è né una falsa partenza né altro, ma il flusso dell'inchiostro che non c'è, che non arriva subito. Quindi vediamo se faccio partire un po', eccolo qua, e adesso si è ripristinato. E allora ricominciamo. Diamine. Che bel blu profondo. Sì, a me piace e quindi ovviamente ve ne parlo bene. Poi il mondo è bello perché è vario, perché per qualcuno sarà un po' così, per qualcuno colà, c'è spazio per tutti e per fortuna gli inchiostri sono tanti. Dai, ragazzo, sì, questa volta lo stiamo provando con la Montegrappa mia con un pennino, boh, è un pennino tipo Architect, chiamiamolo così, insomma, giusto per dargli un nome, perché è un pennino che ha diverse faccettature, si può utilizzare in tanti modi, è un esperimento che sto facendo. Sì, Sailor non c'entra niente, scusami, è Diamine.
quindi può essere utilizzato tanto così, diventando anche un extra fine, variando l'inclinazione della penna, in modo da poterlo mettere alla prova nelle sue varie sfaccettature. Che cosa possiamo osservare? Innanzitutto, come prima cosa, lo rifaccio a fianco a questo, una tinta decisamente più scura, più vibrante quando c'è ancora la componente liquida. Una componente che però evapora presto, ve l'ho fatto vedere col pennino che vado a tappare perché altrimenti mi fa fare altre brutte figure, e come vedete si stabilizza presto, cioè il colore che otteniamo è quello che poi vediamo attraverso anche il riscontro visivo nel tempo. In effetti l'odore, chiamiamolo così, caratteristico di questo inchiostro si trasferisce alla carta fin tanto che resta un po', bagnato, ma poi sparisce. Bel contrasto, ma anche per i miei gusti un po' troppo scorrevole, cioè non è un inchiostro di quelli che, come ci ha un po' abituato Diamine, si pone nella parte della viscosità, quindi della lubrificazione, e quindi con un bel film oleoso che aiuta il pennino, quanto piuttosto lo trovo un pochettino meno denso dal punto di vista del pigmento, dei componenti che fluidificano e mettono in relazione tutti i componenti. Lo sento un pochettino più sciolto da quel punto di vista. Addirittura le carte con una grana un po' più in evidenza si percepiscono assolutamente bene, il che significa che viene a mancare quella base oleosa, quel filtro che si frappone fra carta e pennino. Non che non scriva bene, cioè che non faccia scrivere bene le penne, perché come vedete la scorrevolezza c'è, e che avviene attraverso un altro principio, quello per l'appunto di una minor densità. E quindi ecco che ce l'abbiamo, ma talvolta può apparire come una mancanza di controllo. Chi vuole, magari ricerca un po' anche la grafia, potrebbe orientarsi verso inchiostri che abbiano una formulazione un pochettino più viscosa, per cercare di controllare meglio i movimenti della mano. Lo abbiamo visto qui sulla carta Rhodia. Bel contrasto. Cosa possiamo notare? Che c'è una omogeneità nella tinta, nel mettere e fissarsi alla carta, e cioè non è un inchiostro che concede molto allo shading, anzi possiamo dire praticamente zero. Quella è la gamma, e quella è quella che troviamo osservandolo sia con un pennino sottile che con un pennino più largo. Molta capacità coprente, questa è veramente elevata, però appunto toglie un po' quella variazione di sfumatura che altri inchiostri ci offrono. Lo andiamo a vedere su un'altra carta. Questo è la carta di Pigna Style, un blocco economico. Come vedete la tonalità è quella, cioè la tinta è questa, anche su una carta diversa, sia come punto di bianco e sia per il fatto che la carta è rigata, mentre invece questa no. Questa poi è una carta lucida nel senso brillante, con una finitura che aumenta il contrasto. Qui si perde un pochettino il contrasto, però come vedete la tinta io lo trovo molto elegante, mi piace tanto con un pennino extra fine, come potete vedere avviene la copertura perfetta della rigatura, e ci mancherebbe un blu di quelli abbastanza consistenti, quanto con, ovviamente a maggior ragione, quando andiamo a stenderlo con un pennino di gradazione importante. Anche su questa carta, al pari della Rhodia, come vedete la fittezza del tratto è assolutamente garantita, c'è molta omogeneità, assolutamente. Il suo difetto perdonabile è che va pulito subito, perché queste sono le note che io mi segno man mano che così insomma studio e analizzo gli inchiostri. Però è un inchiostro che ha la capacità, a mio avviso, di mantenere il tratto sottile, quindi di essere fino con dei pennini che ovviamente riescano ad avere un tratto sottile, quanto restare rigoroso, quindi non sbrodolare da una parte all'altra, e detto in termini un po' più tecnici, cioè avere un contorno netto, anche quando lo utilizziamo con pennini di gradazione maggiore. Lo vado a vedere
su un'altra carta che ormai avete imparato, uso un po' come riferimento, che è la Fabriano e Coqua, perché si pone un po' a metà strada fra le due. È una carta con una finitura certamente patinata, anche se in maniera diversa, perché qui c'è proprio una lavorazione, una disposizione delle fibre della carta diversa. Simile a Rhodia, vi dicevo, però differentemente da Rhodia, che è un bianco neutro, diciamo, questa ha un'intonazione, un bianco sporco, un avorio chiaro, chiamatelo come volete, e mi offre la possibilità di confrontare gli inchiostri anche con questo vizio di fondo che è dovuto al colore della carta, che se sono rossi li sposta un pochettino di là, se sono marroni li sposta un pochettino di là, ma tendenzialmente cosa fa? Va a scaldare il tono del colore. In questo caso, per esempio, a differenza di altri inchiostri, non mi piace molto, perché tanto mi piace così, quanto mi piace un po' meno viziato da questo giallo che, vedete, lo sposta un pochettino, invece mi piace proprio sulla carta neutra, perché è un blu che mi piace molto così com'è, un po' come, per farvi un esempio che non interesserà a nessuno, tanto mi piace il caffè bevuto così e poco mi piace nei dolci, perché insomma, mi piace proprio come bevanda. Guardate anche su altre carte, questo è un Quabloc Pigna, quindi sempre una carta diciamo economica, dai, per dire, ma non certo costosa come Rhodia, e di una bellezza unica, anche con tutti i vari pennini, ma anche con questi sghiribizzi fatti con, per esempio, il pennino della Falcon. Non c'è traccia di shading, perché così è fatto il nostro amico. Lo andiamo a vedere su un'altra carta ancora, che è, questo è l'Asagao, dove ce l'ho con un Diamond, eccolo qua. Questo è su una Clairefontaine rigata, con un pennino, anche questo della Columbus 65, molto scioltarello, un pochino troppo. Quando troviamo dei pennini che sono però già veloci di suo, scappa un pochettino. Ecco perché molto bella la tinta, la formulazione, per le cose che vi ho detto, magari mi lascia un pochettino più freddo. Qui lo vediamo invece in relazione ad altri inchiostri, giusto per inquadrarlo nella varia e ampia gamma dei blu. Partendo dal Delta, che è molto chiaro, come vedete, quasi desaturato oserei dire, il Majestic, l'Oxford, che sono colori molto scuri, fino a riportarci, io lo vedo subito ad occhio, nel nostro Diamine. Il Diamine Sargasso, secondo me, è uno dei blu centrati, così come anche mi piace, altrettanto diciamo, se no proprio un peletto meno, anche il Private Reserve, il Super Show Blu. Bello anche questo, trovo che sia un blu un po' come me lo immagino, più chiaro, perché questo secondo me è più elegante e un po' più profondo, e insomma sì, è un inchiostro che con me da parecchio tempo, credo che resterà con me. Quindi come ultimo consiglio, mi raccomando, lavate la penna quando l'avete utilizzata e desiderate riporla, perché comunque tende all'essiccatura e quindi anche ad ostruire il vostro pennino e i vostri meccanismi interni. Ciao amici, grazie e vi aspetto ai prossimi video.